Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Sono sempre io, il vostro amichevole tonsore di quartiere che si scusa per la settimana scorsa che sono mancato, ma purtroppo mi sono cominciati a sorpresa i lavori in casa e capite bene che non si può fare niente quando ci sono queste cose, quando c'è un muratore. Voi immaginate il muratore che pitta l'altra stanza mentre sente ciao a tutti, bentornati sul canale, come state? Rasatura di oggi. Quindi ho preferito evitare. Anzi, vi dirò di più, in realtà sono fortunato se riesco a registrare perché mi è capitato una botta di fortuna. Oggi è martedì. Martedì sono le 6, però non c'è nessuno in casa, quindi sto comunque tranquillo. Ho detto sfruttiamo questa mezz'oretta che sono libero. Guarda che adesso puntualmente rientreranno in casa, ma sicuro, eh. Comunque, oggi ci andiamo a rilassare con un set assolutamente classico, un prodottino nuovo che ancora non si era visto sul canale e qualche rivisitazione. Io vi dirò. Mi ero preparato, visto che mi è cresciuta un po' di barba, perché dico, registro oggi, no, non potevo, domani, quindi, boh, vediamo, mi è cresciuta la barba, quindi avevo preparato l'R41. Ho aperto il cassettino per prendere le ramette e c'era lui che mi guardava. Quindi mi sono detto, sai che c'è? Oggi riprendiamo lo Chavette, perché sì, perché ogni tanto ci vuole, perché ogni tanto mi manca e anzi vorrei utilizzarlo molto di più. Però sai, ogni tanto, vabbè, per semplicità, per velocità uno va di die e via. Comunque, qual è il prodotto che non si è ancora visto su questo canale? Un classico, ma letteralmente classico, perché stiamo parlando di Palmolive classica. Sul canale abbiamo visto più di una volta la Palmolive verde, quindi in versione rinfrescante, stracarica di mentolo. Io la adoro, fantastica per l'estate, è una cosa, una mano veramente santa. Questa non è mentolata, diciamo dovrebbe essere la stessa identica crema. Vi confesso che non l'ho utilizzata ancora in privato, però ho consumato insomma qualche tubetto di Palmolive, dovrei conoscerla. Quella verde, chiaramente, la rossa, vediamo. Comunque, la andiamo a montare con un altro classicone, quindi andiamo di Omega Pro Raso, perché sulla barbetta lunga ci sta, a volte i pennelli troppo morbidi tendono un pochettino a fare fatica sulla barba un pochettino più lunga, quindi dai, mi tengo l'acqua calda che ho all'interno della ciotolina che ho messo preventivamente prima di accendere il video, così non andiamo a sprecare troppa acqua. E facciamo pure un'altra cosa, a sto giro me lo sono ricordato, grandissimo. Schiaffiamo, guarda, giusto un po' di crema all'interno del ciuffo, ma una nocciolina, perché comunque ci ho fatto un montaggio a vuoto e questa qua schiuma veramente da paura. Ho fatto un esperimento, ho messo un'unghia, veramente, uno spalmato, un'unghia sul braccio, cominciare a montare, a un certo punto ha fatto una schiumata pazzesca veramente. Quindi ragazzi, questo è uno di quei prodotti che si dice poca spesa, tanta resa, perché veramente. Allora io nel frattempo lo sto un pochettino ammischiando qua dentro al pennello perché, allora, c'è per esempio Samurai, che saluto, che ogni tanto mi consiglia, ma mettiti direttamente la crema in faccia e poi vai col pennello. Però una cosa che a me non piace di questa metodologia, il che qui ci fa vedere che insomma è un po' tutto soggettivo, no? A me non mi piace la sensazione del pennello secco in faccia, cioè mi dà fastidio. Già ho la pelle, no, che è sensibile, poi faccio pure cose del genere. Non lo so, l'ho provato, però non mi sono trovato, insomma, preferisco partire con un pennello minimamente carico. Allora, sfrutto quest'acqua che ho nella ciotolina, oggi andiamo veramente, cioè, vediamo se riesco a utilizzare soltanto l'acqua di questa ciotolina, ma no, vabbè, non credo, non penso proprio. Comunque, vista che è bella calda, io la sfrutto, mi ci do una sciacquatina al viso. Oggi, raga, fa un caldo bestiale, ecco già, rubinetto aperto, quindi challenge fallita. Caldo bestiale, ragazzi, però questo set, vi dirò, si può utilizzare tranquillamente tutto l'anno, secondo me, perché comunque Palmolive, tranquilla, certo, sarebbe ancora meglio la rinfrescante, però per tutto l'anno forse, diciamo, la classica è migliore. Poi, verso la fine, il nostro amato Floyd, perché ci vuole, e io comincio, allora, tingo giusto un pochettino le punte del pennello in acqua e vediamo come rende con il pennello in maiale questa crema, ma onestamente non è che abbia chissà che dubbi, Quindi, eccoci qua. Sono reduce di una giornata di studio in università. Tra l'altro oggi c'era una cosa che si chiama Career Day, quindi praticamente tante aziende vengono all'università, ognuno ha un suo stand, tu puoi andare lì, parli con i vari rappresentanti e loro cercano gente. Giustamente nel campo dell'ingegneria c'è tanta varietà
di lavori che si possono fare, quindi fai un po' do coglio coglio, come si dice qui a Roma. Chiaro che poi una società magari, che ne so, aerospaziale preferisce avere ingegneri aerospaziali, ma non è detto, non è detto. Addirittura c'erano società tipo Lidl, però ecco, diciamo che un informatico serve dappertutto. C'era, forse qualcuno di voi la conoscerà, c'era Ilti, che io la definisco un po' la Apple dei trapani, perché fa questi prodotti super fantasmagorici a livello, appunto, parliamo dei trapani da avvitatori, quindi questi sono proprio discorsi da maschi, trapani, sium, che però costano un sacco di soldi, veramente. Vabbè, io ne so qualcosa perché mio padre fa questo di lavoro, quindi, cioè, non è che fa i trapani, li usa però, ecco, in quanto riparatore, elettricista, un po' libero professionista, lui non usa quel marchio appunto perché costano un botto, però diciamo che ho diversa robetta in casa. Guardate già come sta lavorando. Oh ragazzi, qui voi vedete montaggi pure abbastanza lunghi, ma anche perché io mi perdo in parole, cioè questo teoricamente ha già montato, però visto che andiamo di sciavetta oggi allunghiamola bene bene con l'acqua, voglio tanta scorrevolezza. E spero di non farmi male perché era un po' che non mettevo mano sullo sciavette. Figuratevi, l'ultima volta è stato quando ho registrato il video con lo sciavetto, quello con l'Ame Artist Club, quello dove ho utilizzato anche il sapone di Funky Gallo, che vi lascio qui. Così se siete curiosi di vedere le differenze tra uno sciavetto con lame, diciamo, classiche, quindi lame double edge, e lame Artist Club, quindi single edge ma più lunghe e anche più spesse, potete, diciamo, farvi un'idea. Diciamo che le lame double edge sono molto più sottili, quindi tendono ad essere anche più aggressive sulla pelle, però diciamo che non c'è niente secondo me che una buona mano non possa compensare. Ecco. Poi ripeto, una volta imparato a utilizzare e padroneggiato il Magic Video qui, che è uno dei rasoi più difficili che ci siano perché comunque è molto molto leggero e sporge abbastanza la lama, io penso che si possa utilizzare un pochettino di tutto. Allora, questo montaggio ci piace, no? Considerate che non ho utilizzato, balbetto scusate, non ho utilizzato troppissima crema, io aggiungo un altro pochettino di acqua perché sì, voglio godere, e direi che però poi possiamo partire, quindi io raccolgo e vedo un po', ecco, cioè, dai. Ma che gli si può dire? La Palmolive, raga. Posso dire, forse la preferisco anche a Prolaso. Sarà che magari è una crema, quindi risulta anche più facile da montare, anche se, vabbè, pure Prolaso esiste in crema. È una bella sfida, sapete? Anche perché Palmolive tende anche a costare leggermente meno. Mo vabbè, stiamo a guardare il capello, perché una Palmolive costa 2 euro e una Prolaso ne costa 3 ed è pure di più. Sono 150 ml contro i 100 della Palmolive, quindi praticamente in realtà il prezzo è lo stesso, è il medesimo. Però non lo so. Il tipo di montaggio secondo me è più godurioso quello della Palmolive. Però sono opinioni, anzi magari riprovo la Prolaso in crema e dico siamo lì. Però vabbè, vediamo un po' come me la cavo, se non mi sfondo. Qui nel frattempo si sentono gli aerei che passano. Mamma mia, che bello. Che bello farsi la barba e che bello farsela con lo sciavetto. Allora, l'Universal è un rasoio fantastico secondo me, ok? Veramente veramente bello. Però c'ha una cosa che io non sopporto, che mi fa veramente veramente arrabbiare, ossia il sistema di caricamento della lama. Adesso non sto neanche ad aprirvelo per farvi vedere, però magari vi lascio un video in sovraimpressione. Per metterci la lama ogni volta è un disastro, perché
I puntini per fissare le lamette stanno in una posizione strana, secondo me, poco strategica. Quindi se ti capita la lametta con un pochettino più, intanto questo è, tiè. La lametta con un pochettino più di guancette quando la vai a spezzare, e quella mica si mette, eh. Cioè, io veramente l'ho dovuto buttare la lametta prima. Ci ho messo la lametta sul rasoio prima di fare il video, perché sennò veramente stavo lì, cioè perdevamo 5 minuti così, quindi, boh, non lo so. Qui è direttamente traverso. L'unica cosa che non mi piace di questo rasoio, perché per il resto è bello, è fatto bene, è ben bilanciato, la lametta sporge il giusto, quindi è un gran bel rasoio. Se si potesse fare, diciamo, una nuova edizione, tra virgolette, chiamiamola così, con i puntini per fissare le lamette posizionati in maniera migliore, allora sarebbe tutta un'altra cosa. Altrimenti tagliate la testa al toro e ci mettete le lamette quelle già spezzate. O prendete una lametta doppia e la tagliate con la forbice, però che rottura. Oppure prendete le lamette direttamente spezzate e con quelle non c'è problema. Poi io vi consiglio, quando questo lo aprite, che si apre a forbice, attaccate la lametta dalla parte della colla, così resta un pochettino incollata al metallo e non si muove troppo. Quindi le lamette collose in questo caso sono funzionali, servono a qualcosa. C'è chi non apprezza effettivamente le lamette eh, con troppa colla, e io sono d'accordo, sono uno di loro, però in questo caso effettivamente servono. Mm, ok, con lo sciavetto tirare la pelle sempre importante, se non fondamentale, fondamentale ragazzi, se lo fanno i barbieri un motivo ci sarà, lo dico sempre. Scusate se vedete questa brutta vista del naso che si solleva, io cerco di, ecco, cerco di evitarvela. Non riesco neanche a vedere. Ok, molto molto bene, questo era quello che c'era sul baffetto. Ottimo, allora io direi che facciamo una seconda passata in tutta tranquillità, proprio per goliardia, ma praticamente già sarei abbastanza liscio da potermi ritenere soddisfatto. Comunque, io per non sbagliare e non strofinare ancora troppo il pennello ci vado proprio di mano leggerissima e poi faccio questa cosa. Olè. Avete visto che comunque io mentre ho parlato la crema del sapone, la schiuma è rimasta comunque idratata, non si è seccata, non è diventata evanescente. Regà, ci dovete mettere l'acqua nei saponi, l'acqua. Scusate, però va detto ogni tanto. Mm. Olè. Così abbiamo utilizzato tutto quello che c'era nel pennello. E io metto un altro pochettino di acqua così per... E mo qui ci facciamo una bella passata rapida, non troppo, diciamo, invasiva. Ma ecco, concludiamo per la goliardia. Che non c'entra niente, però vabbè. Vai. Io come avete visto scambio mano, destra, sinistra,
perché mi sono imparato così, mi sono abituato, ci sta. Poi c'è chi non riesce, ma ognuno ha il suo, insomma, ci sta. C'è chi si fa delle sbarbate da paura. Molto meglio di me, io non è che so il genio, il maestro, figuriamoci. Se volete veramente vedere un maestro dello sciavette, raga, ma veramente, veramente forte. Allora, in Italia sicuramente Fabio Cancelleri, fenomenale, grande Fabione. Ma poi c'è un barbiere turco che si chiama Berber Bey, tutto attaccato, Berber Bey con la Y, che si fa, ragazzi, delle sbarbate con uno sciavettino da 4 soldi, fa delle passate incredibili. Io qui praticamente già sto a posto. Via. Facciamo qua, così. C'è qualcosa così sentire in contropelo, ma onestamente non so se mi vada di levarmelo, ma sì, dai, così. Così qui non mi cresce la barba per una settimana, E vai. Poi ho deciso anche di fare questo video con lo sciavetta, anche perché comunque era un po' che non ne facevo e recentemente mi sono arrivati alcuni commenti che mi dicevano: ma quando è che ritorni a utilizzare lo sciavette, che lo sai usare? Insomma, a me fa molto piacere in realtà, mi ha fatto molto piacere leggerlo perché sotto questo punto di vista sono sempre... Aspetta, sempre un po' insicuro. Io quando ho cominciato il canale, lo sciavette praticamente stavo a, non a 0 ma a 1. E anzi, ho aperto il canale anche con la promessa a me stesso di imparare lo sciavette in modo da portarlo in video. Quindi ci ho lavorato e sicuramente sto molto meglio rispetto a quando ho cominciato. Mi sono accorto adesso che qui ho fatto un po' un casino e vabbè, ormai cantare da metà alla sta niente. Insomma, adesso leggere i commenti di ragazzi, signori che mi fanno i complimenti proprio per l'utilizzo dello sciavette, cioè, è tanta roba, io sono veramente contento. Momento serio. Poi il canale continua sempre a crescere e io non posso mai smettere di dirvi quanto ve ne sia grato. Quindi mi raccomando, continuate così e se non siete ancora iscritti fatelo. Perché? Perché stanno arrivando novità. Arrivano molto presto perché sono in casa queste novità. Quindi un po' di pazienza e arrivano. Io qui ho concluso, quindi vi do una sciacquata e parliamo anche dell'after, così concludiamo il video in bellezza. Ok, guardate qua, asciugamanazzo della Proraso, e via. Allora, vabbè, raga, che ve lo dico a fa? Posta del sapone non è una crema idratante, non è un tallowato, un mega vegetale carico, è ok. Però quando un sapone, una crema ti costa 3 euro, ma che te frega, cioè difficile pretendere di più anche perché all'interno tra l'altro di questi prodotti io mo purtroppo non ho neanche più la scatolina dove c'è scritto Linci, ma cioè non è che c'è chissà che prelibatezza, però ecco, funzionano bene, restano, diciamo, se ben montate, belle umide, belle idratate per tutto il tempo della sbarbata e quando finisci la sbarbata, after buono, una cremina e via, comunque la sbarbata è ottima, quindi io direi che è veramente, veramente uscita
Bene, giusto un paio di puntini qui sul mento, ma vabbè, può capitare, sul mento ci sta. Andiamo a concludere con il Floydazzo, preso in Spagna, questo ancora qui sta, ancora qui sta, però sta poco più di metà, eh. Io me ne metto proprio una quantità industriale perché mi piace tanto. Ah, via. Bruciore medio, medio, giusto sempre qui dove avete visto i red points, ma per il resto, ah, che spettacolo. Adesso, dopo questo odore molto di erbe aromatiche, un po' talcato, arriva pure la bottarella del mentolo, che non è tantissima. Ragazzi, questo per me veramente è un after da avere in casa, senza se e senza ma, per forza, a meno che non vi piaccia la profumazione, allora lì ci può stare, uno non commenta, così come si dice il denim lo devono avere tutti, ma a me il denim, raga, non mi piace per niente, cioè è una cosa, quando mio nonno se lo mette, il denim mask, lascia la scia di odore, manco fosse un profumo, e io onestamente soffro un po', nonno ti voglio bene, però anche meno, la prossima volta ti regalo un po' di Floyd. Oddio, che mi sta pure a cascare. Vabbè ragazzi, è sbarbata ottima, cosa vi devo dire? È uscito qui pure un pochettino di sangue, vabbè, però per averlo ripreso dopo 2-3 mesi posso ritenermi soddisfatto, dai. Ragazzi, io vi ringrazio, vi anticipo che appunto novità stanno per arrivare, non solo a livello di prodotti, ma sapete, mi sto un po' stufando, tra virgolette, del format solo sbarbata. E non vi dico altro. Ci sto pensando, ci stiamo lavorando, io, me e me stesso, ci stiamo lavorando, pluralia maiestatis, vabbè. Io vi ringrazio nuovamente per essere stati con me e noi ci vediamo al prossimo video. E non dico la prossima settimana perché ogni volta che dico la prossima settimana c'è qualcosa che non va e la prossima settimana non riesco a registrare. Quindi al prossimo video, punto. Ciao!